Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo a cosa serve e come opera una funzione di ricerca e riferimento utilissima e relativamente nuova di Excel, la funzione CercaX, una versione migliorata delle funzioni CercaVert e CercaOriz, che permette di cercare più voci sia verticalmente che orizzontalmente e restituisce corrispondenze esatte per impostazione predefinita. La funzione CercaX ha una sintassi più semplice ed è molto più flessibile delle funzioni precedenti. Permette di gestire al meglio gli errori, consente di specificare in modo più adeguato le modalità di confronto e l'ordine di ricerca e, soprattutto, non necessita di avere il valore da cercare nella prima colonna o nella prima riga della tabella. Come vedrai dai prossimi esempi, la funzione CercaX è molto più facile da utilizzare che da descrivere. Per comprendere al meglio la sua sintassi, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Hai a disposizione il tabellone dei voti dei 14 alunni di una classe. Seleziona un allievo dall'elenco e compila la sua pagella in modo automatico. Questo esercizio è già stato risolto in un video precedente di questa playlist, quello sulla funzione CercaVert. Oggi lo risolviamo mediante la sua versione migliorata, CercaX. La sintassi della funzione è la seguente: uguale cerca.x aperta e chiusa tonda. Fra le parentesi possono essere inseriti fino a 6 parametri, di cui i primi 3 sono obbligatori, gli altri 3 facoltativi. In questo primo esercizio utilizzeremo solo i parametri obbligatori e nella parte finale il primo parametro facoltativo. Cancelliamo le formule inserite in precedenza e risolviamo nuovamente l'esercizio. Posizioniamoci in cella J11 e digitiamo uguale cerca. Selezioniamo con un doppio clic la funzione CercaX e come primo parametro inseriamo il valore da cercare, che in questo caso è il nome dell'allievo, Lombardo Riccardo. Digitiamo punto e virgola per passare al secondo parametro. La matrice ricerca deve essere necessariamente un intervallo di una sola colonna, che nel nostro caso è la colonna contenente i nomi degli allievi. Blocchiamo tale colonna mediante il tasto F4 e digitiamo nuovamente punto e virgola. Inseriamo ora il terzo parametro, che deve essere la colonna dei voti di italiano. Selezioniamo tale colonna e blocchiamola mediante il tasto F4. Possiamo ora chiudere la parentesi e premere invio. Come puoi notare, il voto in pagella è stato inserito in modo corretto. Risolviamo ora un piccolo problema. Nel caso in cui non venisse inserito un nome, otterremmo un errore di valore non disponibile. La funzione CercaX, mediante il quarto parametro, ci permette di gestire gli errori senza utilizzare la funzione se.errore. Digitiamo dunque punto e virgola e, nel caso di allievo inesistente oppure di allievo non presente nell'elenco degli allievi, digitiamo virgolette virgolette in modo che la cella rimanga vuota. Prima di premere invio, blocchiamo anche la cella contenente il nome dell'allievo mediante il tasto F4, poiché vogliamo trascinare la formula verso il basso, mantenendo invariato il valore da cercare. Premiamo invio e notiamo che l'errore è scomparso. Selezioniamo di nuovo un'allieva, Longhi Michela. Trasciniamo ora la formula verso il basso mediante il tasto destro in modo da ricopiare senza la formattazione e modifichiamo le righe successive. In questa seconda riga facciamo doppio clic, spostiamo la matrice restituita verso destra in modo da ottenere il voto in matematica. Premiamo invio e modifichiamo anche le formule successive spostando la colonna verso destra in corrispondenza della materia di cui vogliamo sapere il voto. In questo modo la pagella è compilata e premendo il tasto F9, siccome i voti sono inseriti in modo casuale, la pagella viene aggiornata automaticamente. Possiamo però fare di meglio. Cancelliamo le ultime 3 formule e modifichiamo la prima. Nella funzione CercaX, la matrice restituita può contenere anche molte colonne,
Dunque, selezioniamo tutti i voti contenuti nel tabellone e blocchiamo questo intervallo mediante il tasto F4. Premendo Invio, otteniamo tutti i voti di Longhi Michela, che però sono disposti su una sola riga. Per disporli uno sopra l'altro, utilizziamo la funzione matr.trasposta. Posizioniamoci dopo l'uguale, digitiamo matr e selezioniamo la funzione matr.trasposta e chiudiamo la parentesi alla fine della formula. Premendo Invio, otteniamo tutta la pagella con una sola formula e selezionando un'altra alunna possiamo verificare la correttezza dei risultati ottenuti. Riepilogando quanto detto, la funzione cerca x cerca un valore all'interno di una colonna. Quando trova la prima corrispondenza di tale valore, restituisce il valore o i valori corrispondenti presenti nella matrice restituita, terzo argomento della funzione, e, in caso di errori, permette di restituire al posto del valore di errore un testo specificato dall'utente, che può essere benissimo una stringa vuota, come nel nostro caso. Come avrai potuto notare, a differenza delle funzioni cerca_vert e cerca_oriz, per impostazione predefinita va alla ricerca di corrispondenze esatte. Nel prossimo esempio analizziamo anche gli ultimi due parametri della funzione ed andiamo alla ricerca di corrispondenze approssimative. Calcola il punteggio percentuale di ogni allievo e, utilizzando le corrispondenze nella piccola tabella a destra, assegna i voti in base alle percentuali ottenute. Per prima cosa, dobbiamo calcolare i punteggi percentuali, che si ottengono dividendo il punteggio di ogni allievo per il punteggio massimo. Per poter trascinare la formula verso il basso, ricordati di bloccare mediante il tasto F4 la cella contenente il punteggio massimo. Analizziamo ora la funzione cerca x già inserita. La funzione cerca x cerca il punteggio percentuale, primo argomento della funzione, all'interno della matrice ricerca, secondo argomento della funzione, e quando lo trova restituisce il valore corrispondente presente nella matrice restituita, terzo argomento. In caso di voti sotto il 20%, non presenti nella tabella, al posto del messaggio di errore verrà visualizzato NC, non classificabile. Osservando ora le percentuali presenti in questa colonna, puoi notare che tali percentuali non sono presenti nella matrice ricerca. Dobbiamo dunque impostare, come modalità di confronto, una corrispondenza approssimativa. Come puoi notare, Excel ci mette a disposizione 4 opzioni. 0 oppure omesso è la corrispondenza esatta che abbiamo visto nell'esempio precedente. -1 invece restituisce una corrispondenza esatta oppure l'elemento successivo più piccolo. È l'opzione che fa al caso nostro, la stessa che utilizza la funzione cerca.vert. Ad esempio, nel caso del 60%, la funzione cerca x scende e quando trova il valore immediatamente più alto del 60%, arretra di una riga, individua il 57,50% e restituisce come corrispondenza 6. Come puoi notare, cerca x ha altre due opzioni: corrispondenza esatta o elemento successivo più grande, oppure consente l'inserimento di corrispondenze con caratteri jolly, asterisco, punto interrogativo e tilde. Infine, Excel consente anche di specificare un sesto parametro, la modalità ricerca. Come impostazione predefinita, Excel utilizza il valore 1, ricerca dal primo all'ultimo, ma consente anche, con -1, la ricerca dall'ultimo al primo e in più consente l'inserimento di altri due parametri che puoi sperimentare personalmente. Dunque, se devi impostare una ricerca approssimativa sul modello della funzione cerca_vert, utilizza -1 per la modalità confronto e 1 per la modalità ricerca. Premendo Invio e trascinando la formula verso il basso, otteniamo tutti i voti in modo automatico. A differenza della funzione cerca_vert, la funzione cerca_x consente la ricerca di corrispondenze anche quando la tabella è ordinata in senso decrescente. Ora ho spostato la matrice di ricerca e la matrice restituita nella tabella più a destra e premendo Invio e trascinando la formula verso il basso
puoi notare che tutto funziona correttamente. Avrei anche potuto impostare, come modalità di ricerca, il parametro -1, in modo da eseguire la ricerca dal basso all'alto. Premo invio e copio la formula verso il basso. Un aspetto importantissimo che consente di superare un grosso limite della funzione cerca-vert è che la matrice di ricerca può benissimo trovarsi alla destra della matrice restituita, mentre con la funzione cerca-vert è necessario che la colonna di ricerca sia la prima colonna della tabella selezionata. Nel prossimo esempio vediamo come la funzione cerca-x può sostituire e migliorare la funzione cerca-oriz. Hai a disposizione il prospetto delle precipitazioni mensili, misurate in millimetri, relative all'ultimo decennio. I dati non sono reali e sono stati inseriti mediante la funzione casuale.tra. Seleziono un mese dall'elenco e visualizza la media, il minimo e il massimo relativi al mese selezionato. Come puoi notare, selezionando un mese dall'elenco, la funzione cerca-x ci consente di ottenere in un attimo il risultato desiderato. Se hai visto il video precedente sulla funzione cerca-oriz, ti ricorderai che abbiamo inserito 3 formule. Con la funzione cerca-x, invece, è sufficiente una sola formula. Analizziamola. Come primo parametro, selezioniamo il mese da cercare. Come secondo parametro, la matrice ricerca, l'elenco dei mesi contenuti in questa riga. Come terzo parametro, selezioniamo queste 3 righe contenenti i valori medio, minimo e massimo relativi a ogni mese. Infine, in caso di mese non inserito, digitiamo virgolette virgolette in modo da lasciare la cella vuota senza visualizzare l'errore di valore non disponibile. Siccome nella funzione cerca-x la matrice restituita può essere costituita da più righe, premendo invio riusciamo ad alimentare tutta la piccola tabella verde con i dati che ci servono. Con l'ultimo esempio di questo video, vediamo come la funzione cerca-x sia in grado di sostituire e migliorare il cerca-oriz anche nel caso in cui la modalità di ricerca sia approssimativa. Un centro di formazione organizza corsi di lingua inglese. Prima dell'inizio dei corsi, ciascun candidato deve svolgere un test d'ingresso e, in base al risultato ottenuto, sarà collocato nel corso più adeguato alle sue capacità. Chi non raggiungesse il punteggio minimo per partecipare dovrà frequentare un precorso di azzeramento al termine del quale potrà iniziare il corso base. Utilizzando la tabella dei punteggi minimi di accesso ai corsi, individua il livello di ciascun candidato. Anche in questo caso ti mostro la funzione cerca-x già operativa. Premetto che i punteggi sono generati casualmente mediante la funzione casuale tra e che la formattazione condizionale presente in colonna C è stata inserita in precedenza. La funzione cerca-x, come primo parametro, prende in esame il punteggio totalizzato da Bernardi Alessandra. Il riferimento è relativo, poiché successivamente, quando trascineremo la funzione verso il basso, verranno presi in considerazione i punteggi successivi. La matrice ricerca è questa prima riga della tabella, che deve essere bloccata mediante il tasto F4, poiché dovrà rimanere fissa quando trascineremo la formula verso il basso. La matrice restituita, bloccata anch'essa mediante il tasto F4, è la seconda riga della tabella. In caso di punteggi sotto il 20, cerca-x restituirebbe un errore di valore non disponibile, valore che è stato corretto mediante il quarto parametro. In questo caso verrà visualizzata la scritta azzeramento e l'allievo dovrà frequentare il precorso di azzeramento. Siccome la quasi totalità dei punteggi realizzati dai candidati non è presente nella piccola tabella qui a destra, la modalità di confronto dovrà essere -1, cioè una corrispondenza esatta o elemento successivo più piccolo. In tal modo, la funzione cerca-x, ad esempio con questo 46, eseguirà una ricerca da sinistra verso destra
e quando troverai il valore 50, cioè il valore immediatamente successivo al 46 che stiamo cercando, tornerà a sinistra di una cella, individuerà il 20 ed assegnerà il corso base. Per concludere, la modalità di ricerca è stata impostata al valore 1, cioè il valore predefinito ricerca dal primo all'ultimo, nel nostro caso da sinistra verso destra. In questo modo, premendo invio e trascinando la formula verso il basso, ad ogni candidato sarà immediatamente assegnato il corso più adeguato alle sue capacità. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!